do it together. What a sound. You have to sing with me. Here you are. Don't try to disagree. Ho sforato il budget, sai, per averti qua. Ho esaudito il sogno di cantare pure Never Ending Story. Okay, here we go. I was told it's quite like BBC, but now I'm here Yeah. and it's just Italian TV. Col Fortuna Drago ho sognato di volare. But you're not Atreyu, and it's not the movie Never Ending Story. Let's go up. Story. See your hands, come on. Yeah. Enchant yourself. Okay, last verse. Sono qui in onda su Rai 3. Che vuoi far? Oggi è andata così. No, it's not the 80s. Hai passato so much time. Welcome to the new show. È l'inizio di una splendida cornice. Splendida cornice. Never ending story. Splendida cornice. Limal! Geppi! Grazie! Hey guys! Alessia Locatelli e Alessandra Chiusura, grazie. Limal, accomodati. Allora, grazie a Limal per questo tuffo nel passato a bordo del Fortuna Drago di Never Ending Story, la storia infinita, la celebre saga di Michael Ende, il cui protagonista si chiamava Atreyu. E con questo la destra per questa edizione l'abbiamo portata a casa, tu stanne fuori, roba nostra italiana. Ludwig, are you there? Sono qui Cosa gli hai detto? Tu e gli stai ho spiegato che cos'è Atreyu. Ah, benissimo. E questa è la faccia? Benissimo. Allora, Chris, qual è il legame con questa canzone persino adesso che io te l'ho rovinata cantando, la cantavi con una grande cantante, ma che cosa rappresenta per te? Well, first of all, you didn't ruin it. Innanzitutto non l'hai rovinata, That was great fun. anzi mi sono divertito un sacco. Grazie, Chris. Grazie per aver cantato in italiano anche. Questa canzone che viene cantata da tantissimi anni e spesso viene usata anche nei matrimoni, proprio per celebrare l'unione tra le coppie. Allora mi chiedo come ci si sente essere un po' il Sal Da Vinci del fish and chips. Adesso voglio vederti alle prese con questa domanda, mio caro Ludwig. Innanzitutto è una collaborazione internazionale, quindi scozzese, italiano, il compositore,
ingegneri, sono canadesi, io sono inglese e un altro autore era Sembra una tedesco. barzelletta, Chris. Yeah, but Un po' sì. I just feel honored that I played my Però sono little davvero part. onorato di aver fatto la mia parte This in puzzle. questo puzzle And it's quite funny because ed è stato anche divertente perché la sera prima, quando ho registrato questa canzone a Monaco, ero a bere, a fumare. Avevo tipo 23 anni, Fumare 24. cosa? sorry? Fumare cosa? Sigarette Just simpatiche? No, sigarette. And yeah, I just E quindi arrived in Germany. I was sono arrivato tired, in I Germania, missed the flight, ero stanco, avevo quasi perso il volo I couldn't really sing it. e non riuscivo a cantarla bene, no, il pomeriggio, perché comunque è una canzone che ha le sue difficoltà. La sera, dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino e mangiato qualcosina, You know, I started in theatre, so I think iniziato my brain a teatro, no? E quindi penso che il mio cervello collega il cantare con la sera, quindi provare a cantare quando ero appena arrivato in Germania di pomeriggio non funzionava, ma di sera è andata bene. how important Se avessi saputo quanto sarebbe diventata così importante questa canzone nella mia vita, adesso ho 43 anni di distanza, sarei andato a letto un po' prima quella sera lì. E l'hai cantata dopo aver mangiato, fumato e bevuto. Nonostante questo, è 43 anni che la cantiamo tutti. Ma tu l'hai mai incontrato il protagonista della Storia Infinita, l'attore che interpretava Atreyu? Yeah, I met him Sì, l'ho when we shot the incontrato video quando abbiamo fatto il video, in Munich. l'abbiamo fatto proprio a Monaco. And there's a photo. E c'è anche una foto. Sì. Adesso vediamo la foto del... There it is. Ecco, questa è una foto più o meno di 43 anni fa. Sì, ma non l'hai più visto di recente, Chris? Perché lui non ha ancora smesso di fumare, bere e mangiare. Nel 1984, mi racconti che energia c'era a Londra nel 1984? Che aria si respirava? Non parlo dell'energia chimica, che sicuramente c'era. Well, the 70s were quite dark. Allora, gli anni 70 sono stati abbastanza oscuri e bui. Nel Regno Unito c'erano gli scioperi, c'era l'anarchia, c'erano proteste. Non che sia molto diverso rispetto a quello che sembra succede l'Italia oggi. adesso. Ma scioperavano il Friday? But once we hit 1980, E poi quando siamo arrivati agli anni 80 è arrivato il sintetizzatore, ha fatto il suo ingresso sulle scene e quindi in un modo o nell'altro è come se ci fosse insomma, il nuovo ragazzo del quartiere che ha portato un po' un nuovo sound, anche una nuova speranza, un qualcosa di più futuristico anche. Quindi c'era una pletora di band come gli Human League, Depeche Mode, Visage, Eurythmics, Culture Club. i Culture Club, quindi era tornato l'ottimismo e i colori erano tornati. E quindi era un po' così il 1984. Ma in quell'epoca avevate un'idea del mercato musicale italiano che poi avrebbe prodotto tanta musica pop oppure per voi all'epoca l'Italia era proprio un po' ai margini dell'impero musicale? No, there are a couple No, of ci sono Italian international hits. delle hit internazionali italiane e io le ho cantate in vari eventi oppure programmi televisivi o Quali? festival in Europa. In Europe over the years. I can't remember. Non mi ricordo in questo momento i titoli. Quindi indimenticabili i brani comunque. Unforgettable. We should have Ma che musica... No, given you the questions before I se mi avessi fatto la domanda prima mi sarei... There's a great vocalist. Allora c'è nel Regno Shirley Unito Bassey. Shirley Bassey, You know una her, cantante right? incredibile, la conoscete, vero? Goldfinger. Certo. But she Goldfinger had a e tanti massive altri. hit E lei in Italian. ha fatto successo. No, but she Ha had a fatto massive hit successo in Italian song. con una canzone italiana che è stata però tradotta in In inglese. English it's called Never Never Never. Never 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 è Grande, la grande, canzone grande. in inglese, e Grande 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 è in italiano. Ah, Mina. Sei never, never, never come te, sei never solamente you.
That's not the same. Grande, beh, no, perché la canzone forse non è tradotta era Never Never Never, Yeah. ma in italiano è Big Big Big, che è anche un progetto. Sei grande, grande, grande come me, te sei grande solamente tu. Scusa Mina, Yes, yes, that's the one. Ecco, è proprio quella. l'ha riconosciuta al quarto giro, grazie Chris. Meno male. Ma io sono curiosa di cioè adesso non è possibile che un musicista di Londra, un cantante contemporaneo, vivo, in attività, italiano, nessuno arriva in London. Yeah, Jack Jack Savoretti. Savoretti, exactly. Vabbè. Jack Savoretti. Sì. Sì. Is he Italian? È italiano, no? Ha una nonna di Cuneo, sì, sì, cioè è poi l'abbiamo anche avuto qua, Jack, se è venuto ospite e parla l'italiano, anche un bel manzo, cioè che non c'entra niente, vabbè questo, vabbè scusami Cristo, sto perdendo un po' la ragione. Allora, comunque questa canzone stupenda, che è la ragione che ha unito i nostri destini, nasce in realtà dalla tua incredibile e vergognosa cacciata dai Kajagoogoo, che era il tuo gruppo. Allora, perché? Cioè, erano gelosi del tuo mullet fantastico che ti rendeva così identificabile? Perché avete litigato? Perché? Perché sei andato via? Yeah, I don't know. Non so perché sono andato via. It's crazy. È una roba incredibile. But I was very tough at the time. Ero But the Never molto, Ending Story molto came along, duro changed e my life. tosto all'epoca. Poi però è arrivata Neverending Story e mi ha cambiato la vita. Gliel'hai fatta una stecca a loro? Ai Kajagoogoo? Se come traduci stecca? Guarda, non te lo dico, ho fatto un giro di Well, parole. I think the success of Never Ending Story Penso che il successo della storia And how infinita it di Neverending Story helped me mi ha to stay aiutato valid a rimanere and keep working over valido, 40 diciamo, e years. continuare a lavorare, Sends a a cantare perfect per message 40 to them. anni. Quindi la You stecca screw è il messaggio che gli ho passato in 40 anni di carriera, magari. La migliore vendetta è la felicità, come diceva Aldaverini. Bravo, bravo Chris. Ascoltami, il vostro gruppo era prodotto da Nick Rhodes, il tastierista dei Duran Duran. Come l'hai conosciuto, quella sagoma di Nick? Okay, I was a waiter in a nightclub. Sì, ero in un nightclub a Very Londra, cool club in molto Old carino, Bond Street, a beautiful Old street. Bond Street, che è una And, strada I used to see a bellissima. lot of music people in E there. io incontravo un Gary sacco Newman, di persone del Steve mondo della Fraser, musica, Sarge, Gary Boy George. Newman, Boy George, One i night ragazzi di I Visage. served a drink E to Nick un Rhodes, giorno the keyboard ho offerto da bere a Nick Rhodes, il player. tastierista dei I told him Duran. about my band. Gli ho raccontato della mia band. Yeah, that's Nick. Yeah. Eccolo lì, ecco Nick. And Avevate lo stesso parrucchiere, mi sembra chiaro. Pensavo l'avessi incontrato dal parrucchiere, perché quello era il periodo in cui i maschi proprio avevano dei grandi ciuffi, Ballo, scusa. Però poi è arrivato un altro produttore mica male, Giorgio Moro, dell'italiano dell'Alto Adige, inventore di Donna Summer, è stato produttore anche di Blondie, di Irene Cara, tutti... State tranquilli, non la canto. Una tristezza, ragazzi, porca miseria. Già quella canzone era triste, l'hai sentita così ancora più triste. Ma c'è da dire una cosa. Come hai incontrato Giorgio Moroder, Chris? so my record company, Allora, la mia asked me to etichetta go to, mi Tokyo chiese Music una Festival. volta di andare in Giappone al Tokyo Music Festival dopo essere stato buttato fuori dalla band, per promuovere il mio singolo. E io avevo voglia, no, di dimostrare che valevo. E quindi quando ero in Giappone è lì che ho incontrato Giorgio Moroder. E 6 settimane dopo ha chiamato il mio manager e mi ha invitato a provare la mia voce. E in realtà quando sono andato a Monaco non sapevo esattamente cosa avrebbe fatto, era una specie di provino. Even though through all those circumstances of me being tired, Tutte questa situazione, essere un po' bevuto dalla notte prima, stanchissimo, però 2 giorni dopo questa. Ma mi ha chiamato. allora però chiuderei anche perché noi siamo un programma che semina pace. Poi alla fine con i Kajagoogoo hai avuto una riconciliazione. Quindi gentilmente adesso se tu potessi accennare una canzone che avrete cantato centinaia di volte, solo che siccome avete fatto francese alle medie il titolo non vi dice niente. Quindi ladies and gentlemen, Limal canta Too Shy.
Shy, shy, hush, hush, anyway. Shy, shy, hush, hush. Shy, shy, hush, hush, anyway. Two, shy, shy, hush, hush. Signori di mare, Shy, shy, grazie! hush, hush, anyway. Two, hush, hush. Shy, shy, hush, hush, anyway. Shy, shy, hush, hush.